C'è stato un periodo della mia vita dove almeno una volta al giorno guardavo un episodio di un anime o perlomeno discutevo dell'argomento con qualche amico o su un gruppo online. Come alcuni di voi forse già sapranno se mi seguite da tanto tempo, ho gestito 2 delle pagine Instagram più grosse in Italia riguardo gli anime, e questo stesso canale YouTube è nato per fare informazione sul mondo dell'animazione giapponese con video destinati principalmente ai follower della mia personale defunta pagina Instagram, Gate of Babylon. Con il passare del tempo non ho mai nascosto che la mia passione per gli anime è andata man mano a calare, ma adesso sono arrivato ad un punto di totale disillusione e disinnamoramento con questa industria, e voglio specificare il termine industria, non forma d'arte o intrattenimento, perché qualche anime che cattura la mia attenzione ogni tanto continua ad uscire, ma appunto si tratta di progetti sparsi che a dirla tutta sono un'anomalia nel panorama di serie che escono fuori dal Giappone. E ovviamente penso sia scontato, ma lo dico comunque per evitare fraintendimenti. Quello che ho detto e quello che dirò in questo video si basa esclusivamente sulla mia esperienza personale. Come potrebbero esserci persone che si rispecchiano in quello che dico, potrebbero esserci persone che non sono mai state più in fissa con gli anime di adesso. Dunque, la mia perdita di interesse nei confronti del mondo e della community degli anime credo sia dovuta principalmente a 3 cose. 3 fattori che messi insieme hanno causato un graduale declino della mia passione, sfociando infine in un generale disinteresse, e ogni tanto sono perfino infastidito e irritato dall'argomento. Il primo fattore che mi salta in mente è l'età. Ero fissato col guardare serie anime durante l'adolescenza e per tutta una serie di motivi ha semplicemente senso che crescendo abbia lentamente perso interesse. Ai tempi avevo meno responsabilità, più tempo libero, meno preoccupazioni, e anche a livello mentale non ero così rompicoglioni sul piano critico quando vedevo qualcosa. Non mi soffermavo sui dettagli, sulla composizione della scena per trovare il pelo nell'uovo, cosa che adesso mi ritrovo a fare senza nemmeno accorgermene, e purtroppo mi impedisce di godermi le cose a cervello spento come facevo un tempo. Da più piccolo non facevo fatica ad immergermi in un mondo fantastico con regole senza senso ed empatizzare con i personaggi seguendo le loro vicende. Adesso invece, se dovessi mettermi a vedere uno di quegli anime un po' mid, come si suol dire, che non sono assoluti capolavori, probabilmente mi fermerei ogni 2 minuti a dire ma gli sfondi sono tutti copia e incolla, ma lì giù ci stanno le persone con le facce storte, quindi evidentemente non ci sono abbastanza correzioni, ma quel personaggio è un coglione, ma quello è un deficiente, ma la storia non c'ha senso, e questo è uno stereotipo della tsundere, questo è lo stereotipo di quell'altro, e bla 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 bla. A forza di guardare anime e parlarne online, facendoci post sopra, facendoci recensioni sopra, ho sviluppato questa attitudine logorroica che ormai mi pregiudica dal godermi quelle serie che, anche se non sono eccellenti sotto ogni punto di vista, rimangono comunque godibili per la maggior parte delle persone. Ho visto abbastanza roba che ormai riconosco i pattern delle storie, nella caratterizzazione dei vari PG, e da capire quanto la produzione di un anime stia implodendo, rendendomi conto da solo che, dedicandomi così tanto a questo hobby durante la crescita, ho un po' perso di vista il perché mi appassionava in primo luogo. Ma sono sicuro che anche le persone che non hanno speso ore e ore del proprio tempo libero ad analizzare anime crescendo hanno comunque cominciato a perdere di interesse verso magari alcune serie o generi specifici. È una cosa del tutto normale e fa parte della crescita. La seconda cosa che mi ha spinto ad allontanarmi dagli anime è l'industria stessa, ragazzi. Ho fatto una marea di video su come funziona la produzione di anime, non ho coperto ogni singolo aspetto e ogni singola problematica, ma se avete visto quei video saprete che c'è parecchia ricerca dietro, e il più delle volte avevo cose negative da dire sull'industria degli anime, su come la cultura del lavoro in Giappone spinga parecchi animatori a lavorare ben più tempo di quanto dovrebbero, dormendo in ufficio, sentendosi male e spesso arrivando anche a morire per il troppo stress derivato dal lavoro, senza contare il fatto che queste persone che si spaccano la schiena per disegnare serie seguite in tutto il mondo vengono pagate pochissimo e devono rispettare delle date di scadenza fuori di testa, e tutto sto schifo è solo quello che accade durante la produzione di qualcosa. Ci sta poi da considerare come l'industria funzioni a livello più macroscopico, come perché vengono scelte le serie da animare, il fatto che ci sia un'epidemia di anime che hanno tutti la stessa storia, tutti lo stesso concetto, anime che continuano a copiare cose più famose uscite prima di loro, rimanendo però un'imitazione spicciola dell'opera originale, personaggi tutti con lo stesso carattere o con le
le stesse motivazioni e una crisi generale dell'industria che continua a sputare fuori contenuto che non vale davvero la pena vedere. La vita è corta, è una sola, e visto che ci sono tantissime altre forme di intrattenimento che mi piacciono, che mi piace seguire, a una certa ho semplicemente capito che dei 30 anime che escono ogni stagione, quelli che alla fine mi piacciono davvero, che mi lasciano qualcosa, sono forse 1 o 2, e che probabilmente tutti gli altri non c'è motivo che io li segua. E questo si ricollega anche al discorso di prima sul mio problema col godermi anche le produzioni un po' più modeste. Se mi piace videogiocare, se mi piace il cinema, perché dovrei usare così tanto del mio tempo libero per consumare così tanti anime che nella mia testa sono mediocri, che non mi lascerebbero nulla dopo la visione? Perché dovrei farlo? Per aggiungerli ad Anilist e poi schiaffarli 6 o 7? Non c'ha senso. Non so se qualcun altro ha avuto la mia stessa impressione, ma il settore dell'animazione nipponica secondo me sta passando una grossa crisi di creatività e originalità. Vengono prodotte in massa serie che sono una leggera variazione di qualcosa che è stato già visto in passato. Non è un'esagerazione quando dico che in una stagione, tra tutti gli anime che escono, le serie che valgono davvero la pena di essere seguite sono forse un paio. A volte c'è quella stagione migliore con 3-4 anime interessanti da seguire, e a volte ci stanno pure le stagioni disgustose dove c'è tanto se esce una serie bella. Terza cosa che mi ha fatto completamente allontanare dal mondo degli anime è la community. I fandom sono pressappoco tutti uguali tra diversi tipi di media, perciò non ne faccio una colpa specifica di chi fa parte della community di anime, ma ci sono alcuni atteggiamenti caratteristici di questo mondo che mi disgustano. Tra le persone che ho conosciuto negli anni online facenti parte del fandom di anime, manga o cosplay, posso dirvi che un buon 80% delle persone che passano il tempo online sui gruppi a parlare e che ho conosciuto hanno dei seri problemi mentali e sociali. E lo dico da persona che si ritiene mentalmente incurabile anche se dovesse stare 20 anni in terapia. Raga, ho conosciuto persone che se da un lato potevano condividere la mia stessa passione, dall'altro rappresentavano degli ideali, una morale, un comportamento etico che non solo è oggettivamente sbagliato e da condannare, ma che con tutta probabilità, se sta gente non fosse stata confinata nei loro gruppi online, ma utilizzasse questi comportamenti quando esce di casa, verrebbero arrestati oppure messi in un ospedale psichiatrico. Da videogiocatore vi sto dicendo che ho conosciuto più gente misogina su gruppi anime che in qualsiasi altro contesto. Da videogiocatore, cioè io ormai mi sono abituato a ambienti in cui se tu nel tuo team in un gioco online trovi una ragazza, ti devi preparare alla gente che rompe le palle perché c'è lo stereotipo che la donna non sa giocare, la ragazza non sa giocare. E sì, ok, fa ridere. I giocatori sono tremendi a parole, ok? Ma vi sto dicendo che nei gruppi online Telegram o Facebook o Instagram, dove vi pare, ci sono persone così distaccate dalla realtà, dalla società, che sono misogine e hanno atteggiamenti che, vabbè, lasciamo sta. Per dire il concetto, senza dirlo esplicitamente, perché YouTube penso mi secca, mi demonetizza o non so, i lolicon però IRL, ok? Ci siamo capiti? No, non va bene, non va bene. Per non parlare di questa forma di elitarismo patriarcale che francamente assomiglia di più a una distopia sociale. Non so se mi sono spiegato decentemente, ma il punto è che questa community, non so se c'è differenza tra l'Italia o nel mondo, credo di no, credo sia proprio una roba della community anime in generale. È molto frammentata e in alcuni antri, se vai a parlare con le persone sbagliate, ti ritrovi in una cerchia di persone malate, con strane fissazioni o problemi sociali che hanno delle personalità davvero pericolose e disturbanti. Vi ripeto, da videogiocatore io insulto la gente su Marvel Rivals quando non sanno giocare o quando perdo una partita, ok? È una cosa che ci sta, ma non mi è mai capitato di doxare delle persone online facendo fotomontaggi su foto particolari, rivelare informazioni sensibili, l'indirizzo di casa, cose del genere, perché non gli piace il mio stesso cartone animato. Non ha senso, è troppo, è uno step too far. Questa gente non l'ho incontrata in nessun'altra community, però nel mondo di anime, manga, cosplay ci stanno persone del genere. Com'è possibile? Perché? Quindi niente, è un circolo vizioso. L'industria produce una moltitudine di serie mediocri che a me non va di vedere. Finisco per guardarmi le serie più inculate da Dio e finisco con ritrovarmi a parlare su un gruppo Telegram di 7 persone con gente che ha dei disturbi mentali. Quindi dopo anni passati a fare un tira e molla con gli anime, sono arrivato finalmente alla conclusione che basta, mi sono rotto le palle, non voglio più partecipare attivamente alla community di anime, manga e tutto questo fandom. Voglio continuare a guardare ogni tanto quelle 2 serie in croce che sono fighe artisticamente
effettivamente belle sotto un punto di vista narrativo e che vale davvero la pena seguire, ma alla fine mi rendo conto che adesso non amo più gli anime quanto facevo un tempo. E in realtà adesso sono tra le ultime delle mie priorità quando ho del tempo libero e voglio vedere qualcosa. Mi dispiace per tutti quelli che hanno cominciato a seguirmi perché trattavo gli anime, perché probabilmente adesso sul canale usciranno sempre meno video a tema anime. Non ho comunque intenzione di legare i contenuti che faccio su sto canale ad un genere specifico di media. Se un giorno volessi tornare a parlare di anime lo farò, e se un giorno volessi cominciare a parlare di cinema lo farò. Per il momento comunque cerco di parlare delle cose che mi interessano di più e di cui mi intendo meglio, e attualmente sono i videogiochi, e ringrazio e apprezzo chiunque continuerà a supportare i miei video.